Quante volte ci hanno detto di proteggerci dal sole? A me tante, ma li ho sempre prese alla leggera perché pensavo che l'unico problema fosse bruciarsi, cosa che ogni tanto succedeva, però poi guarivo e tutti contenti, giusto? Sbagliato! Quello che avrei dovuto sentirmi dire è che il sole emette dei raggi ultravioletti che possono danneggiare irrimediabilmente il DNA delle cellule, creando danni permanenti dai quali non si guarisce, ed esponendoci costantemente in modo prolungato e senza protezione. Più il DNA viene danneggiato, più è probabile l'insorgere di malattie della pelle, come il melanoma, un tumore della pelle che, se non preso in tempo, ti porta alla tomba. Forse se l'avessi saputo così avrei fatto più attenzione a proteggere la mia nobile pelle e avrei trovato decisamente più interessante conoscere gli errori più comuni quando si prende il sole. Non mettere la crema per abbronzarsi subito. La pelle si abbronza come forma di protezione dai raggi UV, ma si abbronza dopo essere stata colpita dai raggi UV. E se un pugno ogni tanto fa poco male, diverso è una scarica di pugni tutta concentrata. Acqua, vento e nuvole assassine. Miglior rimedio naturale contro il sole. Le nuvole che ti danno un po' di ombra e il vento e il mare che ti rinfrescano. E invece no, la natura è una mafia, non vede l'ora di farci fuori. Le nuvole filtrano pochissimo i raggi UV, l'acqua ne riflette una parte aumentandoci addirittura l'esposizione e il vento ci fa pensare: ma che freschetto, non vedo il motivo di proteggermi la pelle. Mettere la crema giusto se si sente la pelle calda. Se senti la pelle accaldata è già troppo tardi, come mettere il casco dopo aver sbattuto contro un platano. La crema va messa prima di esporsi al sole e va riapplicata spesso, soprattutto quando si suda o si fa il bagno. Anche se la crema è waterproof, significa solo che è più resistente ma non intaccabile. Infatti, se leggete nell'etichetta c'è proprio scritto di rimetterla dopo il bagno. Ma signora crema waterproof, lei sarà un po' attapirata. Darsi una passata veloce sui punti più esposti e via! Il nostro corpo è composto non soltanto da viso, braccia e gambe, ci sono tanti altri pezzi che non diresti mai e che si possono bruciare. Ad esempio le orecchie, attenti a dietro le orecchie. Io una volta mi sono scottato attorno alle labbra. A quanto pare la barba non è sunproof. Darsi una passata veloce a tutto il corpo e via! Qui sta un punto dolente. La quantità di crema consigliata è molto di più di quella a cui siamo abituati a pensare. Circa 30 grammi per tutto il corpo. Significa che un tubetto da 200 ml vale solo per 6 passate. Lo so, è uno scam, ma così imparate a stare ore in spiaggia. Usare la crema avanzata di un anno fa. Con quello che costa, signora mia, sembra saggio riesumare la crema avanzata, anche se dopo aver visto quanta ne serve sarà difficile che rimanga. La fregatura però è che una volta aperta la crema, come tanti prodotti, comincia a degradarsi. Nell'etichetta c'è il loghetto di una scatoletta aperta che segnala la durata di conservazione, di solito 12 mesi. Dopo tale periodo non è più garantita la protezione. Velocizzare la tintarella esponendosi a mezzogiorno. Un'altra cosa che ho fatto e mi odio per questo. È sconsigliato stare sotto al sole nelle ore centrali della giornata, anche con la crema, perché non è una protezione invulnerabile e i raggi sono davvero forti. Alcune app meteo, come quella dell'iPhone, mostrano le ore della giornata con più alta intensità UV. Consiglio di darci un occhio. Mettere la crema giusto se si va al mare. Spesso associamo il prendere il sole con noi stesi sullo sdraio. In realtà il sole è uno stalker che, tu lo cerchi o no, ti segue in ogni posto a parte Milano. Ti basta anche solo camminare al mercato nelle ore più calde per arrostirti senza accorgertene. Anche qui parlo per esperienza. Scegliere una crema qualsiasi che costi poco. Sempre saggio comprare quello che costa meno, ma ci sono alcuni fattori che è importante considerare quando si sceglie una protezione solare. L'SPF, Sun Protection Factor, indica il grado di protezione. L'SPF 30 significa che passa un raggio UV su 30, ossia blocca il 97% dei raggi UV. Più avete la pelle chiara e siete esposti al sole, più alta deve essere la protezione. E considerate tutte le regole che bisogna seguire affinché sia efficace, meglio che sia più alta che più bassa. Deve poter proteggere sia da UVA che da UVB, i due tipi di raggi UV a cui ci esponiamo. Ovviamente controllare la scadenza e la durata una volta aperta.
Sono sicuro che tante di queste indicazioni vi saranno già state dette, di solito quando si sta per uscire o si sta pensando ad altro. Per questo ho pensato di riunirle tutte insieme in un video che possa essere visto con calma e che ne spieghi concretamente i vantaggi tutt'altro che superficiali, perché prima si conoscono e si seguono, meglio è. Insomma, è un video che mi avrebbe fatto bene vedere da ragazzino, perché ero stupido.